Tanta vela a questa 61esima edizione del Salone Nautico di Genova, una vela di qualità che è ben rappresentata dall'80 di barche esposte e dai progetti che i cantieri hanno deciso di svelare proprio in questa occasione. E passeggiando fra le banchine qui al Salone Nautico abbiamo pizzicato le 5 che più di tutte ci hanno colpito come abbiamo messo il piede per la prima volta a bordo. Da crociera più sportive oppure a più scafi? Scoprite insieme a noi quelle che più di tutti vi fanno gola. Il nostro viaggio qui a Genova comincia dalle taglie forti, si chiama Momi ed è la prima, l'antesignana di una nuova famiglia di barche, tutte maxi, con il 70 e il 100 piedi che verranno presentate prossimamente. La caratteristica principale di questo 80 piedi è nello studio della coperta. Una coperta cosiddetta flash vuol dire priva di ostacoli se non per la presenza di barber del fiocco azionati da un sistema idraulico. Fiocco, trinchetta o stay-sail, la possibilità di armo per un armatore è davvero vasta. Vanno a completare la randa che può essere performante con square top oppure più da crociera e meno invelata. Gli interni sono valorizzati da un'ampia dinette con doppio divano a L lungo le murate, con doppio tavolo e un piccolo armadio per le cerate. Proseguendo poi verso prua, lungo il corridoio, troviamo sulla sinistra una cabina con letto a castello, a dritta un'altra cabina con letto matrimoniale con proprio bagno, con doccia e armadio. Come si scende dalla scaletta per l'equipaggio, ci si imbatte subito nella nav station. Il tavolo da carteggio è molto grande, solo forse un po' poco profondo. Qui sui pannelli invece troviamo tutto ciò che serve a tenere sotto controllo lo stato dell'imbarcazione. Abbondante la cuscineria e la zona relax per gli ospiti e l'armatore. Davvero maxi! Tra i Family Cruiser abbiamo scelto l'Oceanis 40.1 dall'inconfondibile DNA Beneteau. Come su tutte le sorelle della gamma, anche su questo 13 metri il livello di personalizzazione è massimale per rendere all'armatore la sua esperienza di navigazione davvero unica e inconfondibile. Due le versioni principali, la First Line con albero maggiorato e pescaggio più profondo che aumenta il momento raddrizzante della barca, oppure randa avvolgibile e fiocco autovirante per una conduzione più placida. La doppia timoneria è arretrata così da liberare spazio a due sedute a L dalle dimensioni importanti. 4 i layout per gli interni, dalla 2 alla 4 cabine con 1 o 2 bagni. Le essenze sono noce o rovere. Le dimensioni di quadrato e cabine si avvantaggiano dello spigolo che taglia in due l'imbarcazione da prua a poppa. Le dimensioni sono quelle da 45 piedi. Automotive, aviazione, nautica potrebbero sembrare mondi distanti l'uno dagli altri, ma non è così e la storia ce lo ha insegnato. Non solo perché inseguono una corsa all'evoluzione, provando anche a copiare e riprendere quelle vincenti degli altri settori, ma anche perché nel corso del tempo sono nate tantissime sinergie, soprattutto fra il mondo della nautica e quello dell'automotive. Siamo sull'ammiraglia del cantiere Elan, il GT6, nata dalla matita dello studio Humphreys in collaborazione con il cantiere sloveno ed FA Porsche.
La forza di questo progetto è aver sfruttato con sapienza le diverse anime per creare una Gran Turismo del mare davvero sorprendente, con un'anima ben definita che unisce l'eleganza e lo stile Porsche con le qualità marinare di Elan e Humphreys. Il piano velico equilibrato, la chiglia a T, il chain importante e la doppia pala del timone disegnano un cruiser racer sportivo ma non esagerato. In coperta e soprattutto in pozzetto esplodono stile e visione dello studio Porsche, che ha contribuito a rendere questo performance cruiser una barca ancora più bella e raffinata. Sotto coperta il quadrato panoramico, come fosse un deck saloon, è inondato di luce grazie alla combinazione di essenze chiare e ampie finestrature. E siamo nella cabina armatoriale con letto king size. Fra i catamarani, quello che negli ultimi anni ha sfornato progetti più interessanti è Fountaine Pajot. Catamarani sfiziosi da vivere in pieno sole, relax e comodità. E qui ci ritroviamo sul fly bridge tipico dei catamarani Fountaine Pajot. La postazione di comando è funzionale con la strumentazione della Garmin e le manovre sono rimandate a 3 winch posti leggermente lontano da noi. Ed eccola la vera grande novità del Tanna 47 che verrà riproposta anche nelle sorelle successive. L'adozione di pannelli solari integrati alla coperta. Una volta che la coperta finisce la cottura sottovuoto, vengono adagiati e applicati direttamente. Dal cantiere ci fanno sapere che i pannelli solari sono in grado di produrre 5 kW di energia. Chi ha fatto della vela la propria passione sa perfettamente qual è il cruccio di ogni armatore e cantiere, il fine vita di un'imbarcazione. Ecco allora che da Genova, da qui, arriva la risposta con EcoRacer, il primo racer totalmente ecosostenibile. Progettata da nomi che sono una certezza nel mondo delle regate, Matteo Polli, Alessandro Pera e Mattia Sconocchia, questo Special One è costruito interamente in fibre naturali con un'anima riciclabile grazie all'utilizzo di una resina di nuova concezione. A completare l'anima aggressiva di questo racer, la posizione avanzata del timoniere che libera spazio al randista per facilitare il lavoro di squadra, accentrare i pesi e permettere così allo scafo di volare sull'acqua. Questa è stata per noi appassionati di vela la 61esima edizione del Salone Nautico di Genova. Questa è stata un'importante vetrina per capire la strada tracciata da cantieri e progettisti che guardano a una navigazione sì divertente, ma sempre più attenta agli spazi a bordo e alla vivibilità.